Aggiornamento di calciomercato Inter con un nuovo contenuto molto particolare, perché avete molto apprezzato quelli che vi ho portato nei giorni scorsi con la ricerca del nuovo colpo alla Di Marco e il nuovo colpo alla Bissek. L'idea di oggi nasce da un suggerimento, da uno spunto che arriva da un nostro sostenitore del club di Passione Inter su passioneinter.club, il grande Davide, che ringrazio perché dopo la partita contro l'Atletico Madrid ha condiviso con me una serie di ricerche e di considerazioni sui rigoristi di questa Inter, considerazioni che sollevano una questione. L'Inter ha bisogno di calciatori più affidabili sui calci di rigore e è vero che c'è uno specialista assolutamente importante e abbastanza clamoroso anche da record, che è Hakan Çalhanoğlu, che ha appena raggiunto tra l'altro il record di David Suazo con 14, scusate, rigori trasformati su 14 in Serie A, ma dietro a Çalhanoğlu, lo abbiamo visto, qualche problema c'è. Alcuni dati, considerando tutti i calci di rigore che sono stati battuti, nell'Inter abbiamo un Lautaro Martinez che è attorno al 63% di rigori trasformati, Thuram attorno al 64%, Sanchez addirittura scende al 55%. C'è Di Marco che ha una buona qualità ma pure si ferma al 79%. Arnautovic sorprendentemente si posiziona più in alto di tutti al 91% di rigori trasformati in carriera, ma lo sappiamo è tutt'altro che un titolare e soprattutto anche in bilico per la prossima stagione ed il prossimo futuro. Considerando che poi non ci sono altri rigoristi migliori in questa Inter, ecco ragazzi, alcune riflessioni vanno fatte e i rigori sono un fattore da calcolare, soprattutto in Champions League, in Champions che viene sempre definita la competizione dei dettagli, e curare anche questo aspetto può fare sicuramente la differenza, ti può garantire anche un'arma in più molto importante, l'abbiamo visto ad esempio purtroppo sulla nostra pelle contro l'Atletico Madrid, ma non solo in Champions League, perché al di là dei discorsi sulla Marotta League che lasciamo ai rosiconi, l'Inter è una squadra iperoffensiva che crea tanto, che sta molto dentro l'area di rigore avversaria con tanti calciatori. Per questo nelle ultime 3 stagioni, se non abbiamo fatto male i conti, l'Inter ha ottenuto 38 calci di rigore, senza considerare i rigori come quelli con l'Atletico Madrid appunto. Ce ne possono essere tra l'altro ancora altri da qui a fine stagione, visto che bisognerà giocare altre partite. Significa comunque una media di almeno 12-13 rigori all'anno che l'Inter ottiene, e di questi la maggior parte l'Inter li sta segnando fin qui, visto che mediamente ne vengono sbagliati 1 o 2 all'anno, tranne il primo anno di Inzaghi nel quale ne sono stati sbagliati 4 su 7 soltanto in Serie A, per dire. Però i dati nell'ultimo periodo sono migliorati soprattutto grazie alla precisione di Hakan Çalhanoğlu. Allora, che succede se manca Çalhanoğlu in un momento importante o ci ritroviamo magari a giocarci un passaggio del turno in una competizione importante ai calci di rigore? Ecco, qualche problema c'è e allora abbiamo cercato di fare una ricerca molto particolare, un po' di scouting alla ricerca del possibile nuovo rigorista dell'Inter, cercando calciatori affidabili dal dischetto, quindi con delle buone percentuali di riuscita dal dischetto, ma che chiaramente potessero essere utili anche dal punto di vista del gioco, o come titolari addirittura per questa Inter, o magari come co-titolari affidabili per allungare la rosa. Sono curioso allora di capire su chi puntereste voi tra i vari nomi che sono emersi dalla nostra ricerca, nomi che vi presento in questo episodio di oggi, in cui vi do il ben ritrovato e benvenuti amiche e amici passioni interisti anche oggi. Mi raccomando, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani, le nostre dirette ogni giorno alle 19:30 e le live reaction più seguite in Italia quando gioca l'Inter, ovviamente sempre qui su Passione Inter. Andiamo dritti e andiamo a caccia di rigoristi per l'Inter, e lo facciamo seguendo 2 direzioni. La prima, siamo andati alla ricerca di rigoristi all'interno della lista di nomi di calciatori che in questo momento vengono realmente accostati all'Inter. Cioè sappiamo che ogni giorno ci sono nuove ipotesi di mercato, nuovi nomi che vengono lanciati accostati all'Inter. Siamo andati a vedere soprattutto, diciamo, tra quelli più credibili e quelli davvero obiettivi concreti e fattibili per l'Inter, chi è messo meglio sui calci di rigore, quindi magari potrebbe avere in questa ricerca una via
preferenziale. E la prima buona notizia che emerge secondo me è che un calciatore che l'Inter ha praticamente già preso ha un buon storico sui calci di rigore. Mi riferisco a Piotr Zielinski, che arriverà all'Inter dal Napoli a parametro zero, e in carriera ha battuto 7 calci di rigore, che non sono tantissimi, però è un bottino. Diciamo che quando si è presentato sul dischetto ha sbagliato una sola volta, quindi 6 su 7. Può essere quindi anche Zielinski un elemento a cui affidarsi per un eventuale calcio di rigore, vista anche l'esperienza ormai maturata. Un'altra ipotesi da tenere d'occhio è un altro grande obiettivo su cui l'Inter sta lavorando per l'attacco, ovvero Albert Gudmundsson, l'islandese del Genoa, che in carriera ha battuto 16 calci di rigore, un buon bottino, ne ha sbagliati soltanto 3 e quest'anno è a quota 3 rigori trasformati su 4 calciati, quindi anche lui potrebbe essere, in caso di arrivo all'Inter, un candidato per i calci di rigore. Poi tra gli altri obiettivi in questo momento caldi per l'Inter non ci sono invece particolari rigoristi da segnalare, secondo me, a meno che non si voglia considerare Jonathan David come obiettivo dell'Inter, visto che ha segnato 21 rigori su 26 calciati, nonostante la giovane età, quindi è già uno specialista e anche di buona qualità, è un buon tiratore, ma credo che oggi l'attaccante dell'Lille non abbia senso inserirlo molto tra gli obiettivi dell'Inter, visto che costa almeno forse 50 milioni di euro e quindi servirebbe perlomeno l'addio di uno dei big in avanti per fargli spazio e per poter far diventare Jonathan David un obiettivo dell'Inter. Quindi la nostra ricerca si sposta subito sulla seconda fase, ovvero siamo andati a fare anche un procedimento inverso, chiamiamolo così, ovvero abbiamo scandagliato i principali campionati europei e siamo andati a vedere in ogni campionato i migliori rigoristi in attività in questo momento, e tra questi abbiamo scremato tra le potenziali occasioni, cercando di prendere dei profili che potessero essere credibili per l'Inter, cioè giocatori raggiungibili da un punto di vista economico, altrimenti i vari Mbappé, Haaland eccetera si potevano segnalare, ma profili che potessero anche effettivamente far comodo all'Inter come caratteristiche. Vado un po' in ordine di campionato, partendo da quelli più in vista, ovvero partiamo dalla Serie A, anzi volevo partire dall'estero, parto dalla Serie A, dove oltre a Gudmundsson, che ho già citato prima, e oltre a Zielinski, ci sono almeno 3 specialisti importanti da questo punto di vista. Uno è Domenico Berardi, che in carriera ha calciato addirittura 62 calci di rigore, ne ha segnati 54, quindi ha un gran bottino davvero, è stato spesso accostato all'Inter, potrebbe essere eventualmente adattato a seconda punta in un 3-5-2 interista. Era un'idea che era tornata anche di recente, però è infortunato e rientrerà credo a fine anno solare, quindi la vedo un'ipotesi difficile per l'Inter. Meglio di Berardi ha fatto però Ciro Immobile, con un dato abbastanza impressionante, perché Ciro Immobile ha calciato 93 rigori in carriera, di questi 93 ne ha segnati 77 e sono tantissimi, davvero tantissimi. È in uscita dalla Lazio, nonostante un contratto credo fino al 2026 ancora. Come sappiamo, tra l'altro, con Inzaghi ha vissuto le sue stagioni migliori. Inoltre è vero che è in calo anche da un punto di vista fisico. Credo però che in un attacco a 2 con una spalla di livello accanto, Immobile potrebbe ancora avere qualcosa da dare, potrebbe ancora fare molto meglio almeno di quest'ultimo periodo alla Lazio. Però ha 34 anni già compiuti e i costi dell'operazione secondo me sarebbero comunque elevati. Discorso simile per un vecchio pallino che torna sempre in casa nerazzurra, ovvero Paulo Dybala, che ha una percentuale di realizzazione superiore a quella di Immobile, visto che in carriera ha segnato 38 rigori su 43, un'ottima media sicuramente. Dybala ha anche 3 anni in meno di Immobile, quindi sulla carta d'identità che pesano, caratteristiche inoltre che all'Inter sicuramente mancheranno nel prossimo attacco, o comunque in teoria mancano nell'attacco dell'Inter, ma pure quest'anno Dybala ha saltato almeno 14 o 15 partite per problemi fisici vari, ed è ovviamente da considerare. Vi faccio allora 2 nomi a sorpresa, sempre da tener d'occhio in Serie A. Uno è quello di Matteo Pessina, capitano del Monza classe 97, centrocampista, è nel pieno della sua carriera, un elemento molto duttile, affidabile sicuramente, anche con una esperienza che comincia ad essere di buon livello, fa parte del gruppo della nazionale e sappiamo bene quanto conti questo per l'Inter, oltre ai rapporti che ci sono tra l'Inter e il Monza. Ha segnato 12 rigori sui 13 calciati in carriera, l'unico
errore lo ha fatto quest'anno, dove è a quota 3 rigori segnati su 4 calciati. L'altro nome invece è quello di Riccardo Orsolini, anche lui classe 97, ma del Bologna, non del Monza, e anche quest'anno è stato un po' altalenante come rendimento, ma sta segnando tanto con 10 gol e dovrebbe essere ancora in questo momento il miglior marcatore italiano di questo campionato. È un'ala destra offensiva che, per come viene impiegato oggi nel Bologna, forse nel 3-5-2 dell'Inter ce lo vedo un po' da incastrare, però è abituato a partire largo dalla destra per accentrarsi sul mancino, potrebbe essere magari riconvertito anche lui nei due attaccanti, oppure avendo grande gamba magari si può lavorare anche in altri ruoli. Vediamo. Sui rigori di sicuro è quasi una certezza, visto che ne ha calciati 18 in carriera e ne ha segnati 16, quindi assolutamente molto bene. Andiamo poi all'estero, allora, a vedere un po' di profili anche esteri. In Premier League, ragazzi, ci ho provato a trovare qualche profilo che potesse essere abbordabile, che possa essere un'ipotesi concreta per l'Inter e bravo sui calci di rigore. Diciamo che la Premier League è una bottega che dobbiamo andare a guardare veramente in maniera... È difficile andare a pescare in Premier League, perché tutti i profili più interessanti che mi son venuti fuori avevano delle cifre spropositate, dei prezzi spropositati. Ci sarebbero Douglas Luiz dell'Aston Villa, che sarebbe un grandissimo colpo, João Pedro del Brighton in attacco sarebbe un gran colpo in generale a livello proprio di caratteristiche del giocatore, ma sono anche perfetti dal dischetto, hanno delle statistiche molto elevate ma costano tantissimo. Meglio spostarsi secondo me in Germania, dove ci sono sempre delle chiamate molto interessanti quando parliamo di scouting. Ci sono soprattutto tanti centravanti, tante prime punte che, se fai partire Marco Arnautovic e cerchi una quinta punta, ti possono appunto servire. Un nome molto particolare e curioso è quello di Füllkrug, scusate, del Borussia Dortmund, che ha dei numeri abbastanza impressionanti: 27 rigori trasformati su 29, non ne sbaglia uno dal 2018 addirittura. Il Dortmund però l'ho pagato credo 15 milioni l'anno scorso, quindi è dura andarlo a prendere. Difficile prendere anche Demirovic, attaccante di 25-26 anni, che è già capitano dell'Augsburg, anche molto forte di testa, e anche lui ha delle statistiche molto importanti sui calci di rigori. I calci di rigore possono essere più aggredibili, diciamo così, più prendibili, dei profili tipo Serhou Guirassy, questo attaccante dello Stoccarda che quest'anno ormai è famosissimo perché ha segnato a raffica ed è anche uno specialista dei calci di rigore, ne ha segnati 17 su 20 in carriera. Ha una clausola che si può attivare per andarlo ad acquistare ad un prezzo abbastanza contenuto per quello che è il numero di gol che sta segnando. L'unico dubbio che metto io è che, se non vado errato, prima di questa stagione non era mai andato in doppia cifra, quindi questa è la prima vera grande stagione che sta facendo. Un nome particolare è quello di Marvin Dux, che spero di aver, di aver letto bene, di aver pronunciato bene. Dux dovrebbe essere una cosa del genere. Comunque attaccante del Werder Brema, un giocatore di esperienza, non credo costi moltissimo, un attaccante anche di manovra che partecipa all'azione e ha segnato 19 rigori su 25 in carriera. I due veri specialisti però da questo punto di vista sono Vincenzo Grifo, che da sempre gioca in Germania, oggi sta ormai da diversi anni, credo 5-6 anni, al Friburgo. Lo abbiamo visto però anche in nazionale italiana. È un attaccante esterno, un'ala di piede destro che però può essere usato anche a tutta fascia, partendo soprattutto da sinistra per rientrare sul destro. Ha una buona qualità anche nel palleggio e ha segnato ben 38 rigori su 43 calciati. Quest'anno addirittura a quota 8 su 8, in stile Çalhanoğlu. L'unica cosa anche qui è che non è giovanissimo, in classe 93 appunto. C'è poi il nome di un veterano che è stato tante volte accostato all'Inter, che è tra i migliori rigoristi in assoluto in circolazione. Mi riferisco ad Andrej Kramaric, prima punta, croato, ha ancora un ruolo importante sia in nazionale che nell'Hoffenheim in cui gioca. È un attaccante di movimento, di manovra, ha segnato 52 rigori su 59 calciati, quindi abbastanza impressionante. Credo però anche qui che il treno Inter per lui sia un po' passato ormai. A livello poi di diciamo a questi livelli di precisione e di abitudine a calciare rigori, in Francia c'è un altro attaccante di grande esperienza internazionale che è Wissam Ben Yedder, classe 90, capitano del Monaco, che dovrebbe avere il contratto in scadenza al termine di questa stagione, quindi potrebbe essere preso a parametro zero. È ancora integro fisicamente, non ha mai avuto particolari problemi fisici e infortuni. È piccolino, di bassa statura, però è molto mobile,
di qualità, a senso del gol soprattutto. Ha segnato 47 rigori su 53 calciati in carriera, tra Monaco, Siviglia e Tolosa, le principali squadre in cui ha giocato. È un po' in là con gli anni, però chissà, magari come quinta punta è un'idea che vi butto lì e giudicate voi. Sempre in Francia vi segnalo poi, vabbè, il capitano del Montpellier, Savanier, vedo che aveva 36 rigori su 39 trasformati, quest'anno è a 7 su 7, quindi infallibile praticamente dal dischetto, non credo sia però un profilo da Inter. Ci sono altri profili molto buoni dal dischetto come Moffi del Nizza, attaccante nigeriano, e Borisciot del Rennes, non mi convincono troppo anche loro in chiave Inter, o per costi o per età. Nel resto d'Europa poi ci sarebbero in Spagna Dovbyk della grande sorpresa Mallorca, 19 gol su 23 rigori calciati, ma ormai dopo quest'anno credo che sia un profilo fuori portata a livello di casse per l'Inter. Sta facendo bene l'ex Serie A Budimir con 17 rigori su 19, anche l'ex Roma Majoral. Segnalo però José Luis García Vallá, chiamato Pepe Lu, del Valencia, centrocampista, classe dovrebbe avere sui 25 anni. Centrocampista interessante perché può occupare un po' tutti i ruoli del centrocampo, probabilmente è una mezzala un po' più difensiva o anche da mettere davanti la difesa, bravo come incontrista, molto intelligente tatticamente nel posizionamento, nel recupero palla, è un giocatore anche affidabile come rendimento medio e come condizioni fisiche, e ha segnato 13 rigori su 15 calciati, quindi sta emergendo sempre più anche lui come rigorista. In Olanda, invece, andiamo verso la chiusura, segnalo un profilo a sorpresa molto particolare, un attaccante che si chiama Jits Hornkamp, che io non conoscevo sinceramente, magari qualcuno di voi lo conosce, ha una valutazione di mercato molto bassa su Transfermarkt, addirittura sotto al 1.000.000 € in questo momento, però a gennaio è tornato da un infortunio e praticamente sta portando l'Heracles dalla zona salvezza, la sta tirando fuori, ormai l'ha tirata fuori, con 10 gol in 14 partite, quindi sta segnando a raffica, si è dimostrato anche quasi infallibile sui calci di rigore, ne ha segnati 16 su 18 in carriera. Difficile, ecco, immaginare che possa essere un profilo da Inter, però volevo segnalarvi anche questa chicca finale, un nome che magari, se siete appassionati di scouting, potete tener d'occhio e magari lo segnaliamo a qualche società anche in Italia. Fatemi un po' sapere. Questi sono un po' i nomi, quindi fatemi sapere tra di questi se c'è qualche nome su cui l'Inter secondo voi dovrebbe puntare, sia per l'abilità dal dischetto che in generale per rinforzare la rosa. Abbiamo fatto un gioco un po' come con gli altri contenuti che però avete molto apprezzato fin qui, quindi lasciateci anche un mi piace per farci capire se questo vi è piaciuto, e vi porteremo altri contenuti con questo format nelle prossime settimane. Nel club di Passione Inter ci stiamo lavorando insieme, quindi www.passioneinter.club se volete partecipare insieme a noi a queste analisi e non solo. Altrimenti vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale per non perdervi nulla. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.